Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale Slot Car Tech. Come vedete la location è un po' diversa dal solito. Siamo sotto una tettoia, c'è una pista da rally montata. Siamo infatti all'ingresso del parco assistenza del rally Il Grappolo di San Damiano d'Asti e oggi faremo in concomitanza anche un rally slot che serve sicuramente per fare un po' di pubblicità al nostro fantastico sport e poi in collaborazione appunto con l'organizzazione del rally qui a San Damiano d'Asti, se riusciremo faremo correre anche qualche pilota. Alle mie spalle c'è la pista che è stata costruita da Roberto Mollo della SD Sport Forever e come si vede già anche dalle immagini alle mie spalle è una pista un po' diversa dal solito. Perché? Perché infatti va ad unire tutte le caratteristiche delle prove speciali che possiamo trovare su un normale rally slot in un'unica prova speciale. Come si comporrà il rally? Quanto riguarda il discorso del rally slot, sarà corso su un'unica prova speciale nei due sensi di marcia e i piloti si avvicenderanno alla guida delle varie vetture. Le categorie sono le solite, quelle previste per il campionato italiano RSC. La gara, essendo una gara un po' particolare, è una gara ad inviti, quindi ci saranno i migliori piloti del campionato italiano rally RSC che si sfideranno su questa meravigliosa pista che adesso ragazzi vi porto a vedere un po' più nel dettaglio, mentre come potete sentire dal rumore le macchine in scala 1-1 del rally Il Grappolo di San Damiano d'Asti stanno sfrecciando alla mia sinistra. Andiamo a vedere più nel dettaglio come è strutturata questa prova speciale. Come possiamo infatti notare, qui c'è una zona asfalto per così dire, quindi pezzi Ninco standard tradizionali, quelli neri molto ruvidi, e poi alle mie spalle il pezzo innevato, molto bello a salire, tornanti ripidi, tornanti stretti che lasciano anche il posto a un po' di interpretazione personale, il tutto su fondo innevato. Ma oltre a questo ci sono anche dei pezzi verniciati di bianco che sono stati presi in prestito al ride, quindi troveremo all'interno dei pezzi neve classici anche dei pezzi ride che daranno qualche scossone alle vetture. E poi un'altra grande particolarità, infatti come vedete c'è una chicane che è stata costruita con pezzi della Polysteel, quindi non sono i classici pezzi Ninco. Questa zona di percorso ha la superficie leggermente più liscia e poi questa chicane, come dicevamo prima, che potrebbe mettere in crisi i concorrenti meno esperti. Ragazzi, non poteva certo mancare una curva in perfetto stile ride, la troviamo all'uscita della parte innevata e all'ingresso della parte Polysteel. Vediamo una panoramica della pista partendo dalla parte innevata. Come vedete è veramente molto lunga, molto tortuosa e sarà veramente bello vedere i piloti sfidarsi su questo tipo di tracciato, perché è un tracciato particolarmente complicato e sono sicuro che ci saranno veramente tanti colpi di scena. Come sempre i piloti vanno a vedere le speciali di gara per cercare di capire quali potrebbero essere le zone un po' più particolari, un po' più difficili, dove magari alzare un attimino, in questo caso il dito dall'acceleratore. Suscita sempre un po' di curiosità anche il fatto che ci sia la pista Polysteel montata, perché in effetti è un tipo di tracciato che non si vede molto spesso nelle gare tradizionali. Ragazzi, come vi dicevo prima, siamo all'interno del parco assistenza, è stata allestita anche un'area espositiva. Il rally slot è uno degli stand con la pista rally dove tra poco inizierà la gara tra i vari piloti e qui invece vediamo gli stand che vanno ad esporre tutto il materiale rallistico prima dell'ingresso nel parco assistenza. Cosa ne dite? Andiamo adesso a farci un giro e andiamo a vedere anche le macchine in scala 1-1, quelle vere, quelle che da oggi fino a domani si sfideranno sulle strade del territorio astigiano. All'interno del parco assistenza di un rally vero, così un po' come capita con le nostre vetture da slot, i meccanici fanno gli ultimi settaggi, le ultime regolazioni alle vetture in modo da essere il più performante possibile sul percorso di gara. Vi sto infatti portando un po' in giro verso il parco assistenza. Oggi si sta svolgendo lo shakedown, quindi delle prove su un tratto di circuito chiuso al traffico ma che sarà comunque escluso dalla gara, e poi questa sera al via con la prima prova speciale.
come è fatta un'auto da rally al suo interno, come si guida, quali sono le postazioni di pilota e navigatore. Qui siamo sotto al gazebo della Gima Autosport, venite che vi porto all'interno di questa meravigliosa Lancia Rally. E tra i numerosi stand presenti non poteva certo mancare tutto il merchandising dedicato al mondo rally. Così come avviene nel rally slot, anche nei rally veri esiste il quartier generale, ovvero la sala stampa, la direzione gara, che amministra un po' tutto il circus dei piloti e monitora su tutto quello che accade. Alle mie spalle c'è l'ingresso della sala stampa, andiamo a vedere chi l'ha detto stampa per questa gara. Ragazzi, partiamo con la 2 ruote motrici, è la prima delle 4 gare in programma per questo rally slot, il grappolo. Adesso come sempre si svolgerà la fase di shakedown e poi i piloti inizieranno con le loro prove speciali. Finita la categoria 2 ruote motrici, si parte subito con la categoria Legend. I piloti alle mie spalle sono già pronti con lo shakedown e poi con la loro speciale di gara. I piloti ritirano ora le loro vetture che hanno corso in queste 2 prime gare della prima giornata di questo rally del grappolo, così come stanno facendo anche le vetture in scala 1-1 che qui vediamo stanno entrando nel riordino e nel parco notturno.
Domani loro, come noi, riprenderemo con la seconda giornata di gara. E come detto siamo al secondo giorno del rally slot del Grappolo. Anche i piloti della gara reale, la gara 1-1, stanno facendo il loro ingresso nel parco assistenza dopo già aver effettuato la prima prova speciale, mentre i piloti impegnati nel rally slot stanno visionando ancora una volta le speciali, e c'è qualcuno che nel parco assistenza fa le ultime modifiche, gli ultimi settaggi alle proprie vetture per essere il più performante possibile. Un veloce cambio gomme e poi siamo pronti per andare a disputare le altre 2 gare previste per la giornata. Nuova giornata, siamo in mattinata, riparte la gara, categorie oggi in programma 4VD e poi subito a seguire la VRC e VRC Plus, perché qua corrono assieme, essendo una gara particolarmente corta, solo di 2 prove speciali. Adesso i ragazzi sono già impegnati con lo shakedown della 4 ruote motrici, andiamo quindi a vedere come si comportano le vetture sulle speciali di gara. Gara 4VD appena finita, per me podio, terza posizione, devo dire che mi è andata anche bene, anche perché mi hanno aiutato Bianconi, Igneri Francesco e Igneri Roberto con le regolazioni del pulsante, della corrente e del freno. Ho provato una soluzione nuova, innovativa per me, vi spiegherò poi in un video magari bene come va regolata la corrente, se volete ottenere un po' di più dalla vostra vettura. Comunque adesso non ci fermiamo qui perché è il momento della VRC.
anche la VRC è finita, per me non è andata tanto bene, lo sapevo perché comunque avevo la macchina da sistemare, e come ogni gara rally slot che si rispetta finisce sicuramente nel migliore dei modi, ovvero tutti seduti a tavola per un ottimo pranzo. Giocavamo con le automobiline, quelle della pista Polystil. Queste cose nel tempo sono cresciute, si sono evolute, tanto che oggi c'è addirittura un campionato italiano lungo tutto l'asse dello stivale che porta in giro per l'Italia questo sport, e ci sono degli specialisti di questa attività, di questa disciplina, che vanno in giro per l'Italia e sono diventati dei professionisti. Lo scorso anno, grazie alla Sport Forever, è stata proposta qui in occasione del Rally del Grappolo questa gara, questa manifestazione collaterale rispetto al rally, e ha visto che c'è stato un ottimo successo, anche perché non c'è stata soltanto la gara, ma tutto il pubblico, volendo, ha potuto provare l'ebbrezza di pilotare uno di questi bolidi su queste piste professionali, perché non si tratta della 8 che facevamo noi nel salotto di casa, ma di una pista, non so se avete avuto l'occasione di vederla, davvero professionale, davvero molto molto bella, molto ben fatta e divertente. Seconda edizione, però vale la pena ricordare che l'Albo d'Oro dell'edizione 2024 aveva visto la vittoria di Nicola Franchi della Tuscany Slot Pisa, in seconda posizione di Federico Gasparon dell'Avanguardia Slot Verona, mentre il terzo posto è stato conquistato da Roberto Mollo della SD Sport Forever, un Roberto Mollo che è qui con me quest'oggi. Queste sono le premiazioni del secondo Rally Slot Il Grappolo, una manifestazione veramente molto bella, ben riuscita, con una speciale particolarmente difficile dove si sono visti tutte le tipologie di fondi. Per me una gara tra alti e bassi, un ottimo terzo posto nella 4VD e poi una piccola debacle nella VRC, dove però già sapevo che la vettura non era particolarmente performante. Qui si è dimostrata una vettura veramente difficile da guidare, ci sono delle migliorie che sono già in cantiere, le faremo, ve le farò vedere, faremo un video dedicato dove andremo a sviscerare questa VRC e andremo così a prepararla per migliorarne le sue prestazioni. Ragazzi, come sempre vi chiedo un like se vi è piaciuto il video, se vi sono piaciute le immagini di questo rally Il Grappolo, un po' a metà tra rally slot e il rally vero. Noi ci rivediamo sempre qui su Slot Car Tech per il prossimo video.